Ciao amica di Overglow, se hai la palpebra matura e il trucco occhi non riesce mai come lo vorresti, probabilmente stai commettendo uno di questi tre errori e non lo sai perché sono errori che fai ancora prima di iniziare a truccarti. Ti svelo tutto in questo video. Primo errore, sbagliare il finish degli ombretti. Amiche, so che la luce, i brilluccichi, i glitter piacciono un po' a tutte, ma se hai la palpebra matura, gli ombretti che più ti valorizzano sono quelli opachi. Quindi è fondamentale scegliere una palette che abbia a disposizione questa tipologia di ombretto, meglio se dei toni neutri, naturali, che sicuramente sapranno valorizzare la tua palpebra matura. Questo ovviamente non significa che passata una certa età dobbiamo del tutto rinunciare agli ombretti shimmer, agli ombretti luminosi, ma solo fare molta più attenzione. Dobbiamo scegliere delle polveri tritate finemente che diano un bell'effetto, diciamo, di luce senza insinuarsi nelle pieghette ed evidenziare, diciamo, una texture ormai non più tesissima. Allora voglio farvi vedere una palette che io ho qua, che è questa palette di Cosmify, la Eye to Eye palette, così potremo vedere meglio che cosa intendo per ombretti opachi. Vedete amiche, tutta questa selezione di colore sono dei bellissimi ombretti opachi, ci sono i toni che vi dicevo, neutri, naturali, che sono diciamo molto valorizzanti per la palpebra matura, ma ci sono anche dei bellissimi colori, perché noi non vogliamo rinunciare al colore, ci mancherebbe. L'importante è che la texture sia, come in questo caso, veramente morbida, setosa, che si sfuma davvero davvero bene. Vedete però che ci sono anche degli ombretti luminosi. Ecco, possiamo utilizzare anche questi, ma come vi dicevo, a patto che la texture sia davvero, guardate qua, guardate che bagno di colore, ve ne faccio vedere un altro. Ecco, qui si vede veramente il bagno di luce, ma non si vede, diciamo, una texture grossolana. Ecco, non ci sono dei glitter, c'è proprio questo bagno di luce. Ecco, li possiamo mettere, ma come? Per valorizzare la palpebra matura. Ok, dobbiamo assolutamente evitare la palpebra fissa, che qua mi sono colorata. Dobbiamo evitare la palpebra fissa, che è quella che probabilmente vogliamo invece far rientrare, non vogliamo mettere in evidenza, ma possiamo utilizzare questi toni luminosi sulla palpebra mobile, per la parte ovviamente che si vede, a patto che non sia totalmente coperta dalla parte superiore. E se vogliamo andare su un colore, possiamo anche applicarlo strategicamente, cioè non è detto che dobbiamo metterlo su tutta la palpebra, ma per esempio in questa zona qui, in una piccola porzione della palpebra mobile, così avremo la luce, avremo il colore, ma sempre con un effetto valorizzante per noi donne mature. Quindi se dovete acquistare una palette, verificate sempre che abbia dei bei toni opachi, neutri, e se ha un po' di luminosità, un po' di perla, che sia fine come questa qua. Secondo errore, e questo amiche credo che lo facciamo un po' tutte quando ci trucchiamo le palpebre, cioè tendiamo a tirarle in questo modo verso l'esterno, perché abbiamo la sensazione che questo gesto ci agevoli proprio qua, vedete, la stesura dei prodotti, ad esempio delle matite. Ma che cosa accade, amiche? Che non appena rilasciamo, tutto torna al proprio posto
e le linee che abbiamo tracciato non sono dove ce le saremmo immaginate. Si verifica un effetto sceso, cade tutto verso il basso. Ecco perché per truccare la palpebra matura dobbiamo metterci nella posizione corretta e fare un gesto di sollevamento verso l'alto. Quindi prendete il vostro dito, lo mettete in realtà proprio qua, nel punto più alto, sotto l'arcata sopraccigliare, e tirate verso l'alto. In questo modo stendete la palpebra, potete passare il prodotto e quando ritorna nella posizione naturale, il prodotto è esattamente lì dove lo avevate messo. Attenzione, se avete una palpebra molto rilassata e quindi mettendo il dito qua e tirando su non riuscite a stenderla del tutto, come può capitare ad un'età anche un po' più avanzata, potete mettere il dito più in basso, proprio qua nel punto dove si congiungono la palpebra fissa e la palpebra mobile, e tirare su, stendere fino a quando la pelle non sarà del tutto liscia e potrete applicare il prodotto. Non abbiate paura di aiutarvi con le dita, l'importante è che non facciate tiramenti, movimenti innaturali verso l'esterno, perché altrimenti l'effetto non sarà quello che vi aspettate. Terzo errore, utilizzare in maniera non corretta i pennelli per il trucco. Il pennello, amiche, lo sapete, è uno dei nostri alleati principali nella stesura degli ombretti, soprattutto su palpebra matura e soprattutto se è un pennello come questo, in particolare di Refr, con delle setole morbide che riesce a spostare il prodotto senza spostare la pelle. Ma dove sta l'errore? Ecco, l'errore sta principalmente nell'impugnatura. Molte di noi tendono ad impugnare il pennello troppo vicino alle setole, un po' una sorta di reminiscenza della scuola quando utilizzavamo le penne e i colori. Ma questo cosa comporta? Che poi quando andiamo a applicare l'ombretto, anche senza accorgercene, esercitiamo molta forza, una certa pressione che immediatamente rischia di depositare troppo prodotto sulla palpebra e di fare macchia, diventando poi difficile da sfumare. Come rimediare, amiche? Ricordatevi di impugnare il pennello più lontano dalla base. In questo modo eserciterete naturalmente una pressione più lieve e la sfumatura sarà subito più soft. Una cosa importante, cercate quando fate la sfumatura di appoggiare la mano da qualche parte sul viso, ad esempio se vi torna bene, a me torna bene appoggiare questa parte qui, il mignolino, in maniera che quando faccio la sfumatura muovo principalmente le dita, non la mano, perché se non appoggiate da nessuna parte e fate questo, la mano vaga ed avere un controllo di dove effettivamente state applicando il prodotto diventa davvero difficile. Provate, se vi appoggiate, cercate di tenere ferma la mano in una posizione che per voi è comoda e imparate a muovere invece il pennello tenendolo per l'appunto il più lontano possibile dalla setola, vedrete che l'effetto sarà subito migliore. Ecco, amiche, svelati 3 piccoli trucchi che ci aiuteranno ad avere un trucco occhi più bello su palpebra matura. Spero che vi siano stati utili. Se è così, mettete un like al video. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Stiamo crescendo, la nostra community sta crescendo grazie a voi e diventiamo sempre più numerose. Quindi un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.